Oggi scopriamo Improvvisazione 3, un'opera del 1909 di Vasily Kandinsky, una delle tappe fondamentali nel suo viaggio verso l'astrazione. Siamo alla vigilia delle grandi avanguardie del Novecento. Kandinsky, artista russo attivo in Germania, sta esplorando nuovi modi di esprimere emozioni, ispirandosi alla musica che considera l'arte più pura e libera dai vincoli della realtà visibile. Il termine improvvisazione non è casuale. Per Kandinsky indica opere nate da un impulso interiore come un assolo jazz o un'improvvisazione al pianoforte. Non sono rappresentazioni logiche, ma traduzioni visive di stati d'animo. In Improvvisazione 3 si percepiscono ancora alcuni elementi figurativi, sagome e accenni di forme, ma già dissolti in vortici di linee e macchie di colore. L'opera segna il passaggio dalla pittura figurativa alla sua prima vera forma di espressionismo astratto. Tra i motivi impiegati nel dipinto, il cavallo e il cavaliere rivestono un ruolo speciale. Il cavaliere, nella forma di San Giorgio che vince il drago, è una figura molto venerata e dominante nelle icone russe ortodosse, quindi familiare a Kandinsky sin dalla giovane età. Lo stile pittorico di von Jawlensky introdusse Kandinsky alle pennellate più ampie e ai colori luminosi del fauvismo. Kandinsky aggiunse contorni scuri alle aree di colore, dando ai suoi dipinti una marcata solidità. Quando si spostò verso l'astrazione, il suo uso del contorno mutò. Anziché un espediente per definire gli oggetti contenendo un'area di colore, divenne il suo modo di disegnare forme astratte all'interno di un'area di colore. L'identità delle due figure verdi rimane uno dei segreti di Kandinsky, ma esse sono senz'altro umane. In molte improvvisazioni vi è una divisione tra la parte sinistra del dipinto che rappresenta il mondo materiale e quella a destra che simboleggia invece quello spirituale. Muovendo verso destra, ha scritto l'artista, si ha l'impressione di un viaggio verso casa, mentre verso sinistra, verso il mondo esterno. Dominano il blu, il giallo e il rosso, disposti in contrasti audaci. Per Kandinsky i colori hanno significati psicologici. Il blu è spiritualità e introspezione, il giallo è energia e movimento, il rosso è vitalità e potenza. Le pennellate sono libere, quasi musicali. Le diagonali e le curve creano un senso di ritmo come se la terra fosse una partitura da ascoltare con gli occhi. Kandinsky frequentava concerti e amava in particolare la musica di Wagner e di Schoenberg. Questo legame tra suono e colore lo portò a sviluppare la teoria della sinestesia artistica, la capacità di un'opera visiva di evocare sensazioni musicali. Non c'è una storia da raccontare, il senso dell'opera è nelle emozioni che suscita. Kandinsky vuole liberare l'arte dal dover rappresentare qualcosa di riconoscibile per farla diventare pura espressione interiore. Quando fu presentata, Improvvisazione 3 spiazzò molti critici abituati a opere leggibili, ma fu proprio questa rottura a renderla un passo decisivo verso l'arte astratta. Quest'opera apre la strada al Cavaliere Azzurro, Der Blaue Reiter, gruppo fondato da Kandinsky e Franz Marc nel 1911, che avrebbe rivoluzionato la pittura europea. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!